Buongiorno a tutti e ben ritrovati qua su Radio Rossonera il 19 ottobre del 2023, giovedì di ancora sosta nazionali, ma ormai ci siamo arrivati al weekend e siamo arrivati quasi al ritorno in campo per tutta la nostra Serie A, così che possiamo metterci un po' alle spalle tutto quello che è successo nella sosta, dalle scommesse in giù, perché nemmeno solo le scommesse ci sono state, c'è stato anche tutt'altro. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Non ci mettiamo alle spalle però il like che bisogna mettere a questo Caspita. video, il commento qua sotto, l'iscrizione al canale se non l'avete ancora fatta e la campanella per tutte le notifiche. Esattamente. Caro Henry, oggi ci dividiamo un po' a metà tra il Milan-Juve che arriverà e le notizie che continuano ad arrivare fronte scommesse, visto che comunque in parte c'era la questione Tonali da andare a sistemare. Vado subito con questo. Io distrutto e pentito. Sandro puntava su Milan e Brescia, ma non ha debiti, sarà fermato subito. L'ipotesi è quella che possa essere fermato, esatto, prima della Champions, come scrive Gazzetta dello Sport. Una Gazzetta dello Sport che ipotizza, insomma, non mi ricordo se nel pezzo o nel titoletto basso, la possibilità di qualcosa di molto più pesante in realtà, cioè si va dai 12 più 12 ai 16 più 16. Quindi che sarebbe veramente una stangatona incredibile. Cioè, o meglio, sarebbe comunque una riduzione rispetto a quello che è previsto, però il fatto di aver scommesso su Milan, eccetera, implica che ci possa essere qualcosa di più rispetto a Fagioli. Vediamo. È anche un po' inevitabile, è inevitabile. Purtroppo quando scommetti sulla tua squadra si è, ti direi, salvato in tempo nel non scommettere su se stesso o con l'illecito sportivo. Adesso vediamo poi quale sarà la decisione finale, eccetera, però quello è il termine ultimo prima di arrivare a un punto in cui veramente la squalifica diventa pesantissima. In questo modo qua forse riesce a cavarsela con un anno di squalifica, forse qualcosina in più. Lo vedremo, è ovvio che questa storia è molto triste e speriamo finisca qua. Speriamo finisca qua perché se no altrimenti ce la porteremo dietro. Speriamo che si limiti a questi 2 o 3 ragazzi e che sia finita qua. Già ieri ci sono state le smentite relative ai nomi di Casale, Shaarawy e Gatti, quindi speriamo che tutto si sistemi in questo modo qua. È ovvio che se c'è dell'altro, l'augurio è che venga fuori, ecco, l'augurio è che venga fuori e che insomma chi debba essere punito venga punito. Mm. La speranza è che nessun altro debba essere punito. La speranza è che ci si fermi qui. Mm. Eh, Stiamo a vedere cosa succederà. Ovviamente, come scrive Gazzetta dello Sport, se non ci sono stati altri nomi di calciatori da parte di Sandro, almeno forse riusciamo tra virgolette, a contenere la questione. Probabilmente, non so, il prossimo potrebbe essere, non tanto per quanto riguarda la parte sportiva lato calcio, ma Zaniolo insomma aveva detto che stiamo a vedere insomma i nomi anche ieri sono usciti. L'avvocato di Casale mi è sembrato abbastanza sul piede di guerra, quindi aspettiamo e vediamo. Per quanto riguarda il Milan, come abbiamo detto ieri, il Milan non rischia nulla di nulla di nulla. Si potrebbe nel caso aprire una questione, un problema legato a ciò solo e soltanto se i dirigenti e o i compagni sapevano qualcosa e non hanno denunciato il fatto. Da quello che scrive anche Gazzetta non sembrerebbe, quindi mi spiace per Sandro, ma si dovrebbe limitare solo e soltanto a lui. Il suo club intanto lo aspetta, il Newcastle non lo scarica, sabato in campo si chiede Gazzetta,
fino a quando non ci sarà la squalifica per il tecnico AU, l'azzurro sarà come gli altri, e il rischio è che possa essere soltanto questo. Perché poi se dovesse arrivare la squalifica prima della Champions, dovrebbe essere forse l'ultima volta che potrà essere convocato, chissà poi per quanto tempo. Io non credo che giocherà, Mh. onestamente. Cioè, dal Mi punto sembra di un vista po' controproducente, però. sì, poi magari lui dice: Ho fatto una cavolata, voglio rimediare almeno nell'ultima partita che ho a disposizione prima della squalifica", e quindi magari questa sorta di, punizione, di uscita allo scoperto di questa faccenda gli ha fatto fare un click mentale, non lo so. Però, d'altra parte invece magari può affossarsi ancor di più dal punto di vista mentale e non essere proprio in condizioni di scendere in campo con un certo focus sulla partita. Ehm, Lo scopriremo tra poco, tra pochi giorni, e il mio augurio è che questa situazione si risolva, sia per lui perché comunque, Tonali al Milan ha dato tanto. Adesso il Tonali giocatore, io sono il tifoso e mi limito al Tonali giocatore. Al Tonali giocatore, a quello che ha dato per la maglia, a quello che ci ha fatto vincere, a quello che è stato per il Milan. Poi ovvio ha commesso un errore molto grave, ha fatto uno sbaglio enorme, però cioè, non riesco a volergli male da tifoso del Milan, ecco. Come persona ognuno si fa la propria idea, ognuno pensa il proprio giudizio prima che dà il proprio giudizio, che è sempre brutto, però ognuno pensa come vuole e quindi a me dispiace. È giusto che paghi, e non so quando, come tornerà, quali saranno le sue condizioni, ecco. Giriamo pagina. È tornata Milan-Juve, caro Henry. Eh Fortunatamente sì. si torna a parlare di calcio, o meglio, dal caso Montari a Leao Vlahovic. A San Siro c'è area di corsa a scudetto. Nel 2012 l'ultimo incrocio chiave per il titolo, grazie alla tecnologia il calcio è cambiato, che è una percolata. Per risorgere pure i Questo è club sai hanno com'è? montato Come gli quelle. incidenti, è come quando c'è un incidente in una rotatoria che ci resta qualcuno. È brutto da dire, però è andata esattamente così. Che poi mettono cartelli, segnali, pericoli, eccetera. Prima deve succedere il fatto, poi le cose si sistemano. Prima è successo il fatto e poi le cose si son sistemate con la online technology, eccetera. Sì, me lo ricordo bene quel Milan Juve, me lo ricordo molto bene. Vabbè, chi è che se lo dimentica col Milan-Juve? Speriamo sia diverso. In alto vedete i grafici, siamo un po' in controtendenza. Noi da qualche anno, piano piano all'inizio, poi siamo saliti in cima. La Juve invece da qualche stagione è un po' più incalando. Sì. Andiamo nello specifico. Il Giro del Mondo è ora a San Siro. Pulisic gol e idee, già in partita Rabiot in forma che botta Danilo. L'americano del Milan torna dalla sosta con 2 gol, ma Ciukwueze si ferma un mese out. Il francese della Juve ingrana. Beh, se fosse veramente un mese out, vorrebbe dire che torna dopo la prossima sosta, per forza di cose. Eh, Eh sì, no. salta tutte questa tranche di 6 partite che ci aspettano davanti, le 2 col Paris, Juve, Napoli, Udinese e Lecce. Lecce, bravo. Queste sono le 6 partite che ci aspettano e che poi Ciucu potrebbe saltare in blocco. Se insomma, adesso è tornato da Nigeria con questo problema al retto femorale, problema muscolare, lesione e quindi non si dovrebbe purtroppo scappare dai 20-30 giorni, beh, Henry. Però sì, è un colpo importante per più che per cioè non è che stiam perdendo un mega titolare, lo sappiamo, Ciucu non è partito benissimo, qualche prestazioncina l'ha fatta ma senza incidere. Pulisic in questo momento è il titolare, ci ha fatto vincere un sacco di partite, quindi è lui il titolare, e quindi non è che dici: perdi il titolarissimo che non sai dove girarti. Giocherà Pulisic, ed è giusto così, avrebbe comunque giocato le sfide più importanti. Perdi un'alternativa di livello che comunque i suoi pericoli li crea, che comunque la sua imprevedibilità ce l'ha, e quindi perdi quello, ecco, perdi quello. Poi è chiaro che,
non lo so, le partite son tante, son veramente tante e quindi avere un'alternativa in più forse poteva aver senso e poteva essere molto utile, anche perché ci sono Paris Saint-Germain, Napoli, son tante le partite. Quindi speriamo che in qualche modo possiamo fare, magari con Okafor, magari vedendo un pochino di più per degli spezzoni Romero, che anche se è giovane magari la sua la può dire e Io ho quindi puntato tanto su Okafor, devo dirti la verità, speriamo che perché questa alla cosa possa fine accadere, anche perché anche Giroud ha giocato in nazionale, quindi magari con la Juve da prima punta non vai a rischiarlo dal primo minuto. Le incognite son tante, stiamo a vedere perché comunque la rosa, l'abbiam detto tante volte, è lunga, cioè la rosa c'è poco da fare, bisogna sfruttare tutti i giocatori che ha. vedremo quando ritornerà Ciucu. Il problema grosso è capire quando torneranno gli altri 3. I 3 che sono fuori dalla prima della sosta, che, insomma, io in tutta onestà pensavo potessero essere riaggregati al gruppo già all'inizio della seconda settimana almeno. Capisco la prima, dove li rimetti un po' in piedi da soli, senza che si allenino in gruppo, perché tanto non c'è nessuno a Milanello, non c'è nessun tipo di gruppo, ci sono quei 6-7 giocatori rimasti. Oggi ritorna a allenarsi il Milan a ranghi completi, quindi con anche tutti i nazionali presenti, ed è un po' la cartina da tornasole. Se si è in gruppo si va per Milan-Juve, parlo ovviamente di Loftus-Cheek, Krunic e Piercalulu. Se oggi non vieni associato al gruppo vuol dire che sei dietro. È Mh-mh. inutile che diciamo qualcosa di diverso, vuol dire che Milan-Juve diventa un po' a rischio per questi giocatori che invece hanno avuto 2 settimane di tempo per lavorare, hanno lavorato anche quando magari c'era il giorno di riposo, eccetera, quindi in realtà loro 3 sono quelli che forse han lavorato di più. Speriamo Se possano essere in gruppo dai. esatto. Vediamo oggi se dopo l'allenamento di oggi saranno stati in gruppo o meno. Speriamo, perché tanto non possiamo fare diversamente che questo. Piercalulu oggi, come detto ieri, festeggia oggi 40 giorni Di piccola lesione. dall'infortunio, di piccola lesione, Vabbè, virgola. Gli altri 2 sono più nei tempi classici, ovvero Radio Krunic si è stirato e siamo nei tempi giusti, se torna. Poi se dovesse allungarsi no, diciamo che se torna con Juve o Paris siamo nei tempi giusti, se no siamo un po' di rincorsa anche lì. Speriamo bene. Henry, noi siamo arrivati in chiusura, ci ritroviamo tra poco per Chiama Milan, lancio delle 13 e il talk delle 16 alle 19, tornano le 10 cose che non sai di anche Ciukwese, anche Okafor, anche Pulisic, anche di tutti gli altri nuovi acquisti. Una curiosità, un aneddoto, a volte anche 2, a volte pure 3, su dei nuovi acquisti, i 10 nuovi acquisti del Milan. Ci sono tante belle curiosità per andare a scoprire un po' meglio. Henry, sì, grazie. alle 7 invece è uscito Cronache di Pellegatti su Sì. Milan Juventus, quindi andatevelo a vedere subito dopo questo video, è nel nostro canale, è uscito questa mattina. Se avete una mezz'oretta, citando un vecchio film di Aldo, Giovanni e Giacomo, potete tranquillamente godervelo e gustarvelo. Ciao a tutti.